Fokker 27 Miniliner. Cosa faceva la compagnia Miniliner? La compagnia Miniliner aveva ripreso dei Fokker 27 che appartenevano all'Air France, che avevano sempre fatto solo attività postale, erano però stati accantonati, li rimette in funzione, li revisiona a Bergamo, perché aveva anche la parte manutenzione, e inizia a rivitalizzare le piccole rotte postali interne alla Francia. Come funziona? Ci sono delle città che stanno, diciamo, a metà dell'esagono francese, circa un'ora di volo da Parigi, sono dei centri di raccolta postale. Quindi dalle province intorno a Limoges, Clermont-Ferrand, Dole e Strasburgo, quindi sono dei dipartimenti, li chiamano loro, confluisce la posta la sera, viene raccolta, confluisce su questi aeroporti, viene smistata, messa su dei container, e questi container vengono caricati dal personale delle poste sul Fokker 27, che è una versione cargo container, quindi ha praticamente dei pallini sul pavimento rinforzato, non ci sono seggiolini. Questi container vengono caricati molto velocemente, carico e centraggio, performance, decollo per Parigi. Si arriva a Parigi, c'è un'ora di transito in una area della Europair Post, quindi delle poste francesi, dove confluiscono tutti gli aeroplani provenienti dalle rotte interne francesi, ma anche dalle rotte esterne, quindi dalla Corsica, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Inghilterra, arrivano. Anche lì avviene uno smistamento in base ai container, e si riparte di nuovo per la base di partenza. Quindi le basi di partenza erano in queste 4 città e la posta poi diciamo, in arrivo a questi centri di smistamento l'indomani mattina viene consegnata. Questo permetteva alle poste francesi di garantire con un francobollo particolare l'arrivo di una lettera il giorno dopo in qualsiasi parte della Francia metropolitana. I francesi sono gli inventori della posta aerea, infatti sulle cartoline classiche o sulle buste classiche della posta aerea c'è un loghetto che è la bandiera francese, c'è quelle piccole, i colori sono rosso e blu proprio perché l'hanno inventata loro. Tra l'altro questa è una storia interessantissima, c'è anche l'autore del Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry, che fece il pilota postale subito dopo la Prima Guerra Mondiale, organizzazione che è stata inventata da un pilota francese, ma che aveva l'Air Bleu, che era questa compagnia, aveva anche un italiano che aveva partecipato pure come osservatore alla Prima Guerra Mondiale, insieme a Didier Daurat costituiscono le prime linee di posta, con un obiettivo: massima puntualità e essere competitivi rispetto al treno. Quindi, siccome il treno viaggia con qualsiasi condizione meteorologica, anche di notte, i piloti dell'aviazione postale devono volare in qualsiasi condizione meteorologica e anche di notte e garantire la massima puntualità. Questi erano i 3 piloti, a qualsiasi costo. Infatti in quegli anni lì volavano con il Breguet 14, quindi il famoso Catorcio, viene proprio che era un biplanone della Prima Guerra Mondiale, che volava in tutte le condizioni meteorologiche, di notte e con la massima puntualità. Rateo di incidenti e avventure si può immaginare. Questa tradizione viveva ancora nell'organizzazione dell'Europair Post col Fokker 27, per cui ci ritroviamo tutti in una piccola parte di aviazione commerciale ancora romantica, legata proprio a questi principi. E quindi questo sicuramente era una cosa molto molto interessante. Poi l'attività era anche abbastanza leggera, si volava 30 ore di volo al mese.
perché erano soltanto 5 giorni, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì sera, di notte, 2 tratte, andata a Parigi e rientro, durata 1 ora e 10 o 1 ora e 10, e finiva lì. Tutto il resto tempo libero. Parte, diciamo, dei turni era 2 settimane on, 2 settimane off, per cui meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro i comandanti erano pagati anche bene, perché anche lì nessuno voleva andare a fare questo lavoro. In un periodo in cui tutti volevano andare sull'Airbus, andare sul Fokker 27, quindi cosa si trovava lì in questa compagnia? Si trovava la possibilità di avere un'esperienza grande, volare su un aeroplano senza autopilota, facendo degli avvicinamenti, perché il Fokker 27 aveva un autopilota ma non funzionava più, facendo degli avvicinamenti a mano, in partenza da aeroporti secondari, ma con arrivo al Charles de Gaulle durante la notte, con il controllore che ti inseriva in mezzo ai 737 combi della compagnia, che arrivavano tutti più o meno allo stesso orario. Per cui io mi ricordo che noi decollavamo per esempio da Strasburgo, chiedevamo la discesa, una discesa molto lunga ma relativamente piatta, con potenza tutta dentro, con potenza di crociera tutta dentro. Per cui l'aeroplano cominciava ad accelerare perché doveva inserirsi insieme agli altri traffici molto più veloci, e dovevamo tenere almeno 230 nodi, 220 nodi, con un aeroplano che insomma, aveva i Rolls-Royce da art, quindi motori sicuramente non moderni, e quindi scendevamo a tutta canna e cercavamo di, sempre pilotando con la massima precisione e dolcezza, di inserirci nelle rotte di avvicinamento, compresi dei tagli per il Charles de Gaulle. Quindi sicuramente un'avventura proprio molto 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 formativa. I comandanti in quella compagnia erano eccellenti, perché erano molto anziani, provenienti da quasi tutte le nazioni europee, quindi capitava di volare con comandanti inglesi, difficilissimo parlare in inglese con un inglese, comandanti tedeschi, con i quali invece l'inglese si capiva, francesi, belgi, anche dell'Europa dell'Est, perché, ripeto, era tutta gente con grande esperienza sul Fokker 27 che a fine carriera andava a fare questo lavoro, per cui con chi voleva iniziare sicuramente faceva un'esperienza eccellente. Purtroppo però si volava pochissimo in realtà, quindi acquisire il numero di ore minime per poi fare l'ATPL completo, quindi sbloccare l'ATPL e in più fare il corso comando, ci volevano anni. E si intuiva già chiaramente che questa attività era sul finire, perché l'aeroplano diventava sempre più vecchio. Infatti la compagnia pensava di sostituire il 27 col 50, che è la versione rimodernata, un aeroplano bellissimo, con gli stessi motori dell'ATR, in Pratt & Whitney 127 se non sbaglio, chiaramente dotato di FMS, dotato di autopilota, un semi-glass cockpit con alcuni strumenti digitali, altri analogici, però un aeroplano molto molto bello da pilotare, molto consistente. Strutturalmente robusto, più robusto dell'ATR, che è, diciamo, il competitor, che poi ha vinto la competizione commerciale sul Fokker, infatti Fokker poi è andata in fallimento. Quindi grande e bella esperienza, però ripeto, aeroplano che chiaramente diventava sempre più vecchio, e qui bisogna dire che i tecnici della Miniliner erano veramente molto bravi, perché tenevano in attività, un'attività tra l'altro insomma anche stressante, perché volare senza autopilota di notte in Francia con il meteo che durante l'inverno c'è lì, in più con le complicazioni dovute al fatto di dover essere molto precisi, con semplicemente un piccolo GPS della Trimble a 2 linee, quindi avevamo giusto desired track and track. Quindi noi specialmente nelle noise abatement procedure in partenza dal Charles de Gaulle, dove i fonometri
se rilevavano degli scostamenti durante il decollo notturno, mandavano subito la multa alla compagnia. Dovevamo seguire delle uscite molto precise, lavorando solo con la pedaliera, perché solo con la pedaliera si riusciva col rudder a tenere uno scostamento di 1-2 gradi sulla track che era desiderata e sulla track effettiva, quindi compensavamo tutto a mano proprio, non c'era autopilota, per cui molto interessante. Bene, questa professione finalmente, diciamo, prende il suo avvio e passano alcuni anni. Tutti speravamo di passare sul Fokker 50, che aveva dei contratti invece con la DHL. Fokker 50 modificato con la portacargo, con la rimozione di tutti gli arredamenti interni e con la rimozione anche di un FMS. Quindi la compagnia, per risparmiare l'aereo, aveva 2 FMS, ne smontava uno, ne lasciava soltanto uno. E quindi noi lavoravamo come primi ufficiali, lavoravamo sulla sinistra perché l'FMS era solo dalla parte del comandante. Però rispetto a noi, rispetto al Fokker 27, il 50 per noi era un'astronave proprio. Va bene, io ero ancora sul Fokker 27. Arriviamo alla notte del 25 ottobre 2013.